cioè, io, boh, cioè, tante volte si viene criticata la... io adesso qua non voglio aprire dei discorsi per l'amor di Dio, però tante volte viene criticata la divisione femminile delle AEW, no? Io la vedo sui social che viene criticata, hanno solo un match, gli danno 5 minuti, le atlete fanno schifo. Io non è che vedo che qua in WWE francamente fanno tanto di meglio, ecco, cioè non me ne vogliate, però match corto, match brutto, match, cioè non è stato un match di wrestling, ripeto, male le atlete, male Bianca, male Alexa, male tutto, davvero, nulla da dire. Se tutti i match femminili fossero così, sarebbe davvero un guaio, ecco, tra virgolette. Io arrivo sempre al pensiero a dire meno male che c'è la Stardom. Io arrivo sempre lì, ragazzi. Mi spiace toccare sempre sto stesso tasto, però è sempre pigiare su sto tasto, però io la vedo sempre così. Se si vuole vedere del bel wrestling femminile, se non vai in Stardom, son cazzi. Io la vedo così, cioè non me ne vogliate, ma quello è. Io vedo che il wrestling femminile americano, che sia in AEW che sia in WWE, tanto per farvi l'esempio, quindi non voglio andare, cioè puntare il dito solo contro una federazione ma anche contro l'altra, vedo che sia abbastanza pessimo. Anzi, a dire la verità, forse negli ultimi mesi sto forse guardando anche forse qualcosa in più in AEW. Jamie Hater, quando ad esempio qualche settimana fa aveva difeso il titolo contro Hikaru Shida in un main event di Dynamite, aveva fatto un bel match comunque, tra virgolette, se l'avete visto, non so se voi seguite le W, aveva fatto un bel match comunque, una bella difesa titolata. Beh, questo discorso anche per Tai Melo e Anna Jay qualche settimana fa avevano lottato in un hardcore match contro Willow Nightingale e Ruby Soho. Anche quello bel match, comunque cioè, è stato un match anche bello pesante, cioè sangue dappertutto. Sembrava di vedere un match della ECW, no, di qualche tempo fa. Io non sono amante di questi match, lo sapete, a me non piacciono molto i match hardcore, preferisco francamente i match puliti, semplici, one on one, ecco, per farci capire, però ci sta comunque. È stato un match comunque molto, molto combattuto, molto intenso. Ragazzi, ne sono date davvero di santa ragione, puntine, filo Come ti spinato. permetti, Kirito? Mi dispiace, ma in Stardom non ci sono ragazze brave. Dovrebbero imparare tutte dalla grande Ronda. Fidati. Esatto, come no? Come no? Robottino, sei bannato. Robottino, dopo questa sei bannato. Basta. Sei bannato, sei bannato. Cartellino rosso. Tre giornate di espulsione. Scusate, c'ho qualcosa davanti alla camera, è vero. 3 giornate di espulsione. Sapete che io tra l'altro alla divisione femminile ci tengo, al wrestling femminile, come ben sapete, e vedere insomma questi match insomma di questo livello, sembra quasi di essere tornati insomma ai primi anni 2000, dove c'erano le modelle invece di avere le lottatrici, che erano Sable, Tori Wilson, e che più ne ha più ne mette, che loro non erano apprezzate per lo stile di lotta, ma erano apprezzate per altro, e infatti erano brave, ecco, nel fare il bikini contest, nel fare tra virgolette il Brian Panties match, e chi più ne ha più ne mette. Non so, ma se seguite la WWE da più tempo sapete di cosa sto parlando. E dunque, insomma, davvero mi sembra di essere tornato a quei livelli di quegli anni, quando le ragazze avevano quasi paura di spezzarsi le unghie, ecco, non me ne vogliate. E non lo so, ripeto, davvero un match bruttissimo, c'è poco da dire. Cioè, si può salvare poco. Sì, adesso sicuramente dovremmo stare attenti a quello che succederà con Alexa Bliss, ecco, tra virgolette. Ora lei probabilmente piano piano tornerà a comunque essere in pianta stabile, insomma, al fianco probabilmente di Bray Wyatt, di Uncle Audi e via dicendo. Probabilmente sì, però sta di fatto che tanto Alexa comunque si è giocata anche un'altra possibilità di diventare campionessa, e per me è davvero da tanto comunque Alexa non detiene più un titolo, e vabbè, questo dispiace, comunque alla fine comunque era una top star fino a qualche anno fa, ora direi che non lo è più. Dispiace un po', ecco, come sia decaduta, ecco, tra virgolette, la carriera della ragazza, però ripeto, dispiace davvero di vedere dei match femminili così nel 2023, ecco, sono sincero.
sembra quasi di essere tornati indietro non so, di 20 anni all'incirca, ecco, invece di andare avanti torniamo indietro, peccato. Ed è per quello infatti che lo dico sempre, ecco, se davvero, insomma, se vi piace il wrestling femminile, sostenete la Stardom. Io non lo dico tra virgolette per cioè a me la Stardom non mi paga, ragazzi, io non lo dico perché la Stardom francamente mi paga, mi dà insomma la mazzetta sotto banco, no. Io lo dico gratuitamente questa cosa, semplicemente perché come sapete io vi voglio bene, ragazzi, e è un consiglio che vi do, insomma, da amico, ecco. Se vi piace il wrestling quello femminile, poi ovviamente se non vi piace è un altro discorso, però se vi piace il wrestling femminile, sostenete la Stardom. Cioè, queste ragazze meritano, secondo me, di essere sostenute, perché portano del bel wrestling nel ring, non come quello che abbiamo visto qua alla Royal Rumble, non me ne vogliate, e secondo me meritano davvero di essere sostenute. Insomma, l'abbonamento alla Stardom, tra virgolette, costa 6 euro al mese. Non è che, cioè, non è che ecco, ci sia, insomma, con 6 euro al mese non è che poi fai chissà cosa oggigiorno. E con 6 euro al mese ti abboni alla Stardom, ti danno tutto. E con 6 euro al mese hai tutti gli show settimanali, hai ovviamente i pay per view compresi. Io, infatti, per quello che dico, ragazzi, sosteniamo queste ragazze che senza offesa, a volte magari vengono, magari. Cioè, lasciate un po' sotto traccia, ecco. Ad esempio c'è stato a fine anno, ecco, per più di fine anno della Stardom, che è un po' la loro WrestleMania, c'è stato il main event tra Shura e Giulia, è stato un match bellissimo, uno dei match più belli che io abbia mai visto, ma non solo nella divisione femminile, ma anche proprio in generale, compresa che quella maschile. Davvero un match che è durato all'incirca 30 minuti, forse qualcosa più, forse qualcosa meno, all'incirca 30 minuti di match dove se le sono date di santa ragione. Davvero hanno tirato fuori degli arsenali che francamente, ve lo giuro, avevano messo anche in conto delle mosse che vi giuro, io in tutti gli anni di wrestling che seguo, appunto, in tutti gli anni che seguo il wrestling, fate conto che ormai sono quasi 20 anni, io direi che sono 20 anni che seguo il wrestling, sia femminile no, non avevo mai visto, ve lo giuro, hanno tirato fuori delle manovre, delle mosse che io francamente ho detto, che cazzo state facendo, ve lo giuro, ma in positivo, perché mi sono detto, ma che me state, cioè cosa state tirando fuori? Ste mosse qua dove le avete prese, dove le avete inventate, vi giuro, io in 20 anni di wrestling non avevo mai visto queste mosse. Allucinante, vi dico allucinante, e dispiace perché poi tutti, solamente perché, senza offesa, queste ragazze sono nelle major americane e via dicendo, tutti a cagarsi con tutto il dovuto rispetto questa gente che poi fanno sti match e sono vergognosi sti match, perché tra l'altro mettono secondo me anche in cattiva luce la divisione femminile proprio nel mondo, ecco, tra virgolette, facendo anche quasi credere alla gente che magari segue solo questa federazione che le donne non siano capaci di fare una sega, con tutto il dovuto rispetto, tra virgolette, quando invece alcune volte, anzi io direi anche la maggior parte delle volte, seguendo la Stardom, vi accorgete anche voi comunque che le donne in alcuni momenti sono anche meglio degli uomini sul ring, tra virgolette, seguendo la Stardom, ve lo giuro, se voi la seguireste come insomma settimanalmente, ecco, diciamo, vi accorgereste di quello che sto dicendo, però ecco, vedendo questo, tra virgolette, che poi comunque va mainstream, alcuni magari possono dire, quelli che si avvicina alla disciplina magari da poco, dice, cavolo, però le donne sono solo capaci di far questo. A me dispiace perché sapete che io sono un gran sostenitore della divisione comunque femminile nel mondo del wrestling, e vedere questo dispiace perché mettono poi comunque in cattiva luce, secondo me, proprio anche il wrestling femminile mondiale, ecco, tra virgolette, perché dicevo, sono solo capaci di far questo. No, ragazzi, non lo sono, è quello il punto. È per quello che io dico, se potete, cioè è un mio consiglio, ecco, se potete, sostenete la Stardom. E lo ripeto, non lo dico perché a me comunque poi mi torna indietro qualcosa, assolutamente no. La Stardom non mi paga, assolutamente, perché quelle ragazze, insomma, che fanno davvero del bel wrestling andrebbero sostenute. Se noi siamo amanti del wrestling femminile, ci piace quella disciplina, allora sosteniamole perché lo meritano davvero. Ecco, è questo un mio appello, ecco, tra virgolette, perché tante volte queste ragazze che fanno dei match 100 volte migliori anche degli uomini in WWE, ecco, non vengono riconosciute però per tali, perché intanto dai,
chi se ne frega, solo la Stardom, chi se ne frega della Stardom. Io guardo le major americane, guardo la WWE, guardo l'AEW. Guardatele, per l'amor di Dio, guardatele. Però se tenete al wrestling femminile, allora sosteniamo la Stardom, che davvero merita davvero tanto. Davvero, davvero tanto. Io purtroppo, scusate che bevo un goccio d'acqua, non posso farvi vedere i match qua su Twitch, logicamente mi cannerebbero il canale, ecco, tanto per farvi capire. Mi piacerebbe francamente darvi la prova di quello che sto dicendo e farvi vedere un match, ecco, diciamo così, anche semplicemente Giulia contro Shuri, ripeto, che è stato uno dei match più belli che io abbia mai visto, non solo nella categoria femminile ma proprio in generale. Purtroppo non posso farlo perché insomma mi segnalerebbero il canale, ecco, tra virgolette. Però se volete, insomma, in generale anche proprio toccare con mano quello che sto dicendo in maniera gratuita, su YouTube trovate il canale ufficiale della Stardom, dove loro comunque una volta a settimana, al martedì se non erro alle 15, caricano comunque un match insomma del mese precedente, ecco, tanto per far capire, uno dei match migliori del mese precedente lo caricano gratis su YouTube. Ecco, lì potete vedere quindi già eventualmente di cosa sto parlando. Poi è chiaro, i migliori match vengono fatti in pay per view e quelli dei pay per view, insomma, bisogna abbonarsi, no, per vederli. Però tanto per farvi un'idea, ecco, insomma, no? Un po' come fa anche la WWE sul proprio canale YouTube, no? Ogni tanto carica, insomma, qualche match vecchio. Ecco, anche qua la Stardom lo fa. Allora andate, ecco, tra virgolette, sul canale YouTube della Stardom, intanto è gratuito, e vedete appunto, proprio toccate con mano, o meglio, vedete con occhio, quello che sto dicendo, e poi mi dite se ho ragione o meno.